Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto e lo Sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questo bellissimo centrino sotto piatto delle feste bicolore. Ho scelto un bel rosso scuro, quasi bordeaux, e un beige per realizzare i cuoricini. Il lavoro è abbastanza semplice e ripetitivo, possiamo ingrandirlo di quanto vogliamo, ma anche rimpicciolirlo. Infatti oggi proviamo a farne uno piccolino in modo che possiate vedere subito come si realizza. E la lavorazione è semplice e ripetitiva. Si parte con un centro di 12 maglie alte. C'è da dire che una lavorazione molto simile è già presente sul canale nell'altro centrino proposto nell'altro sottopiatto proposto pochi giorni fa. 12 maglie alte, nel secondo giro si raddoppiano, quindi 2 maglie alte per ogni maglia alta sottostante, divise da una catenella. Si prosegue poi con 3 maglie alte e una catenella. Arrivati a questo punto io ho messo degli aumenti, quindi all'interno di ogni spazio ho posto 2 maglie alte, vedete, ho allargato un attimino, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, poi ho ripetuto un giro con 2 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella. Qui ho aggiunto un altro giro con 3 maglie alte, una catenella, perché non avevo necessità di allargare, perché non si accartocciava. Finché il lavoro non si accartoccia, tutto va bene, non mettiamo aumenti. Successivamente ho di nuovo messo degli aumenti, quindi in questo giro ho di nuovo doppiato le 2 maglie alte all'interno di ogni punto con una catenella, e poi successivamente ho continuato con le mie 2 maglie alte. Comunque senza perdere tempo, cioè per questo qui ha un diametro di 28 centimetri. Adesso andiamo a realizzarne uno piccolino che potrebbe essere un sottobicchiere. Poi appunto ho lavorato i miei cuoricini, diciamo le mie forme di cuoricini con maglie alte, e ho bordato il tutto con la maglia bassa. Partiamo dal centro, sposto il lavoro. Il centro è costituito da 4 catenelle chiuse insieme, 1, 2, 3 e 4, chiudo insieme con una maglia bassissima. In questo modo mi alzo con 3 catenelle, 2 e 3. All'interno del mio cerchietto vado a porre 11 maglie alte, perché la prima è comunque sostituita dalle 3 catenelle iniziali, e quindi continuo questo. Allora ci vediamo alla fine del giro per vedere come concludere il primo giro e come proseguire. Una volta terminato il mio primo giro vado a chiudere con una maglia bassa nella terza delle 3 catenelle iniziali, e in questo modo mi ritrovo già al centro per poter, diciamo, nello spazio per poter mettere i miei aumenti. Gli aumenti del secondo giro saranno costituiti da 2 maglie alte e una catenella di separazione. Prima maglia alta, logicamente abbiamo le 3 catenelle, rientro nello stesso spazio, faccio la seconda maglia alta, catenella di separazione, vado nello spazio successivo e faccio la stessa cosa, vado a lavorare 2 maglie alte. In questo modo io cosa ottengo? A fine giro avrò 24 maglie alte, ok? Per ogni maglia alta sottostante ne metto 2 e spazio con una catenella. Ok, ci vediamo alla fine del giro.
Terminato anche questo giro, richiudo di nuovo con una maglia bassa nella terza catenella qui, e chiudo in questo modo, 3 catenelle, e all'interno faccio 3 maglie alte, questa volta 3 maglie alte e una catenella di separazione, 2, 3, catenella, vado nello spazio accanto e faccio le mie 3 maglie alte. Proseguo in questo modo per tutto il giro di lavorazione, quindi questa volta avremo 3 maglie alte e una catenella di separazione. Si prosegue così fino alla fine. Ok, a tra poco. Allora, una volta terminato anche il giro di 3 maglie alte, vado a chiudermi sempre nella prima catenella con una maglia bassa, mi alzo di 3 catenelle e questo è il giro degli aumenti. Allora vado a costruire un aumento composto da 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, 1 e 2, aggiungo una catenella e vado a lavorare tutto il giro di aumenti in questo modo, mettendo 2 maglie alte nello spazio, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte, e procedo in questo modo per tutta la lavorazione fino ad arrivare alla fine. Ok, ci vediamo alla fine di questo giro. Una volta concluso anche questo giro, vado a chiudermi con una maglia bassa sempre qui, come ho fatto per i giri precedenti. Allora qui mi sono agganciata nel punto successivo, un attimo, ok, e ci sono. Allora mettiamo il caso noi vogliamo aumentare il lavoro come ho fatto nel mio. Cosa faccio? Vado a fare un giro da 2 dove ho il dito, poi di nuovo di 3, qui abbiamo detto di 3, qui ho fatto un nuovo aumento, aggiunto, raddoppiato i punti di lavorazione, qui 2, poi ancora 2, poi ho iniziato la lavorazione dei cuoricini. Adesso facciamo finta che io voglia realizzare sulla base di questo grande un centrino molto più piccolo, in modo da farvi vedere come a lavorare appunto la parte dei cuoricini. La prima cosa che faccio, mi devo ricordare che devo inserire diciamo un gruppetto di maglie alte beige separate da 3 bordeaux. Quindi il primo all'inizio del giro lo faccio normalmente 1, 2 e 3, vado a realizzarmi il mio gruppetto di 2, ok, faccio una catenella con i bordeaux, però in realtà io cosa voglio fare? Voglio iniziare a lavorare con il panna. Prima della catenella io vado a inserirmi il filato che ho scelto a contrasto. Un attimo che si è infilato sotto, non lo riuscivo a prendere. Allora, cosa vi suggerisco? Innanzitutto io ho notato che comunque un pochino, se voi notate, i fili si vedono, quindi se voi avete scelto 2 tonalità di colore, io vi consiglio di utilizzare quella più scura per fare la parte più grande del lavoro. In questo caso io ho usato il bordeaux, e diciamo la decorazione con l'altro colore scegliete una tonalità più chiara, in modo da nascondere meglio i fili. Allora io cosa ho fatto? Ho inserito il beige nell'asola del lavoro e vado a lavorare la mia catenella. Adesso cercherò di inglobare logicamente nella lavorazione
tutti e due i fili mi sposto di un punto e vado a lavorare il mio primo gruppetto beige in questo modo. Una volta chiuso il mio gruppetto beige, rimetto via il beige e ripesco il bordeaux. Lo devo stare molto attenta nella lavorazione per non perdere i fili. Tiro un po' il beige in modo da chiudere meglio il lavoro. Vado a realizzarmi nei 3 spazi successivi i miei gruppetti bordeaux, 2 maglie alte, catenella di separazione, vado nello spazio successivo, bordeaux, 2, catenella di separazione, sono al terzo, ok, 1 e 2. A questo punto, prima di fare la mia catenella, aggancio il beige e nello spazio successivo vado a farmi il mio gruppetto beige e devo continuare in questo modo alternando il beige e il bordeaux per tutto il giro, vedete? Allora all'inizio sembra un po' bruttino il lavoro, però una volta finito vi faccio vedere che l'effetto e colpo d'occhio è molto bello e continuo in questo modo per tutto il giro. Quindi gancetto, vado accanto e faccio i miei 3 blocchetti bordeaux, ok, e poi uno beige. Queste saranno le punte dei miei cuoricini. Ci vediamo alla fine del giro. Una volta terminato il giro mi ritrovo in questa situazione: primo blocchetto rosso da questa parte, bordeaux scusate, gli altri 2 di qua. Quindi cosa faccio? Vado a chiudermi con una maglia bassa sempre al centro, un pochino i 2 filati si arrotolano sotto, però poco importa, cioè basta un attimo riprendere, risvolgerli, come dire. Allora, in questo modo adesso cosa mi ritrovo? Mi ritrovo a dover lavorare questo gruppetto qui di punti beige. Qui sono 6. Questa volta però andiamo a lavorare anche negli spazi delle catenelle, perché vanno lavorati molto vicini. Quindi salgo, faccio prima il mio blocchetto bordeaux, lo prendo come punto di riferimento, questo iniziale e finale, ok? Adesso io non ho sgomitolato bene il filato, però allora cosa succede? Qui vado a mettere una catenella che mi serve per spaziare, mi riaggancio con il punto beige, lo faccio uscire qui, metto la catenella questa qui bordeaux, perché in pratica devo coprire questo gruppetto qui, perché adesso tra le diciamo i punti beige devo avere 2 punti bordeaux. Quindi all'interno dello spazio vado a lavorare 2 maglie alte beige, poi ne lavoro 2 su quelle che ho fatto nel giro precedente, 1 e 2, spero di agganciarla bene con la camera, un attimo solo di pazienza, ok, preso, poi qui faccio le altre 2, ok, e sono a 6. Adesso poi scambio, dopo quando lavorerò bene il giro vado a srotolare i miei fili e quindi ho le prime 6. Vedete che qui nel diciamo nel centrino che sto facendo più piccolo sto
sto realizzando in pratica 6 cuoricini, invece in quello più grande che ha un diametro di 28 centimetri i cuoricini sono 12, quindi in base agli aumenti che faccio e quindi alla grandezza, al diametro del centrino, in proporzione con multipli di 6 aumentano anche i cuori decorativi. Mi aggancio qui con finisco con la catenella bordeaux, mi aggancio con il beige e vado a lavorare nuovamente qui 6 maglie alte e così procedo con tutto il giro. Mi devo ricordare che in questo giro devo avere 2 blocchetti bordeaux che separano appunto i cuoricini. Ok, ci vediamo alla fine del giro. Una volta arrivati a questo punto mi ritrovo logicamente con un gruppetto da 2 da un lato, gruppetto da 2 dall'altro, vado a chiudere con una maglia bassa qui. Ok, così sono centrale. Adesso qui in mezzo vado a realizzare sempre il mio gruppetto da 2, 3 maglie catenelle, scusate, e un'altra maglia, Adesso quando noi lavoriamo un pochino il nostro lavoro sempre in tensione, perché comunque c'è il doppio filo che scorre sotto, però in realtà una volta terminato, stirato il lavoro, diventa perfetto. Adesso cosa succede? Che tra un cuoricino e l'altro avrò soltanto un unico gruppetto di 2 maglie alte. A questo punto io posso togliere le catenelle che separavano un gruppetto dall'altro e vado a lavorare con il beige. Cosa succede? Sul beige adesso avrò in pratica da lavorare 10 punti alti, 6 li ho già qui, 2 andranno lavorati qui in mezzo e 2 dall'altra parte. Anzi, la catenella, scusate, la teniamo perché noi sovrastiamo questo qui, questo punto qui. Ho detto una sciocchezza, vi chiedo scusa. Faccio in questo modo. Mi aggancio e vado a lavorare 10 punti alti, 2 qui, 2 nello spazio, 6 li ripasso perché sono quelli che ho sotto. Faccio attenzione a far scorrere anche il filo bordeaux sotto la lavorazione, perché inglobandolo in questo modo mi sarà poi più facile ritrovarlo, ok? Se non scappa, cercate, per non riaprire di nuovo il lavoro, di agganciarlo il prima possibile. In questo modo siamo qui nel punto di chiusura del giro precedente, nello spazietto qui in mezzo vado a mettere gli altri 2 punti alti, 1 e 2, e quindi sono 10 maglie alte. Ok, prendo il filo bordeaux, faccio la mia catenella, filo bordeaux, faccio blocchetto qui, 1 e 2, catenella di separazione, riaggancio il beige e vado a lavorare le mie 10 maglie alte, 1, 2, le 6 sottostanti e poi quelle al fondo, e continuo così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine. Arrivati a questo punto andiamo a chiudere anche nuovamente questo giro con una maglia
bassa presa nella terza catenella. Adesso tra un diciamo pezzo del cuoricino e l'altro andremo a mettere soltanto una maglia alta bordeaux. Sto cercando di ripescare il filo, un attimo che lo prendiamo, sono uscita dall'inquadratura. In questo modo chiudo qui, opla. Eccoci qua, andiamo a fare 3 catenelle perché qui logicamente all'inizio non posso far altro che 3 catenelle. Adesso cosa succede? Che in pratica vado a montare, se qui avevamo 10 maglie alte, adesso diventeranno 14, le contiamo un attimo, troviamo un posto, 1 e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14, sono 14, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, vado ad agganciarmi qui con il beige, vado a lavorare nello spazio vuoto 2, 1 e 2, questo è il penultimo giro, 1 2, poi 3 4, opla, faccio scorrere un pochino di filo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ok, vado a questa volta a chiudere in questo modo, faccio una maglia alta centrale nelle due del giro precedente, richiudo con il beige perché qui non darò più spaziature, vado a fare il mio lavoro, cioè nel senso che le mie 14 maglie alte per il corpo del cuore in pratica, e così continuo fino alla fine del giro, ok? E quindi saremo a 14 maglie alte per ogni cuore. A questo punto, arrivati a questo punto, dobbiamo andare a fare diciamo le due gobbette del cuoricino, pertanto il bordeaux per questo giro lo lascio sotto, vado ad agganciarmi al centro con una maglia bassa qui che poi sarà ripassata con il bordeaux, quindi poco male, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, nella terza vado a montare in pratica sì, aspettate, chiudiamo un attimo qui perché il cuoricino lo vado a chiudere qui, ok, se no mi sposto di uno e quindi non viene bene. Sono qui, prendo il filo beige, chiudiamo in questo modo l'ultimo giro, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 nel 1 2, nella terza vado a montare 9 maglie alte per la prima gobbetta, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 7, 8 e 9 e siamo qui. 1, 2, 3, qui vado a chiudere la prima gobbetta, ok? Siamo qui, poi filo sull'uncinetto, 1, 2 nella terza, vado a fare l'altra, sempre 9 e continuo così su tutti i gruppi, diciamo su tutti i cuori, perché ormai abbiamo assodato che sono dei cuori. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e poi vado a fermarmi il cuoricino nell'ultima delle maglie beige lavorate, anche se poi vanno centrali. Questa poi la ricopriamo con una maglia alta bordeaux e si fa così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine. Una volta terminato i gruppetti, siamo arrivati alla fine dell'utilizzo del beige. Mi vado ad agganciare qui con una maglia bassissima, taglio il filo e in questo modo il beige posso eliminarlo, perché adesso non ci resta che ripassare tutto il lavoro un attimo, che purtroppo si ingarbuglia un pochino quando utilizziamo più filati, abbiamo questa difficoltà. Adesso vedete come è fatto, più piccolo logicamente risalta di più il beige. Se noi facciamo un lavoro più grosso logicamente si vedrà di più il lavoro del colore più forte. Allora mi aggancio in questo modo, faccio una catenella e vado a ripassare tutto quello che mi trovo con delle maglie basse. In questo modo l'unica accortezza è che quando mi troverò diciamo tra un cuoricino e l'altro, vado a porre una maglia alta invece della maglia bassa per riagganciarmi al giro precedente. In questo modo arriviamo alla fine del primo cuoricino, vi faccio vedere come funziona e poi si fa così per tutto il giro. Sono qui, vado qui, ancora così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e qui allora vado sotto, anche se ho una maglia bassa, in modo da dare continuità al bordeaux che c'è sotto, e si continua in questo modo fino alla fine del giro. Ci vediamo tra poco. Una volta terminato il contorno, il lavoro è finito. Chiudiamo con una maglia bassissima e abbiamo anche realizzato un centrino più piccolino. Come detto, il lavoro è stato abbastanza macchinoso anche per quanto riguarda la procedura, perché con il video ho dovuto fare tanti passaggi, quindi spero di essere stata chiara.
Questo comunque vuole essere solo un'idea di come poter realizzare un lavoro del genere. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi iscriviate numerosi al mio canale e che seguiate tutti gli altri miei tutorial. Vi ringrazio dell'attenzione, al prossimo tutorial da Uncinetti allo sbaraglio.